Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovati ad un nuovo appuntamento, ad un nuovo post MotoGP. Oggi con un amico ritrovato, Robby Rolfo. Ciao Robby! Ciao Giacomo, ciao, è un piacere. E la nostra pilotessa Denise Dalzotto. Ciao Denise! Ciao a tutti. Ciao. Robby, allora ti lascio l'introduzione immediata. Ma che catarro abbiamo visto? Beh, guarda, non mi ha sorpreso, devo dire, due gare bellissime parlando proprio di MotoGP, ma non dimenticherei neanche le altre categorie perché secondo me sono state belle davvero, davvero tutte. Doha solitamente, Losail è una pista che regala comunque spettacolo. È vero che in MotoGP negli ultimi anni ne aveva regalato, ma secondo me le gare di questa volta, e soprattutto la gara lunga della domenica, è stata molto da interpretare. Io l'ho commentata per la televisione della Svizzera italiana, per la RSI, visto che quest'anno faccio tanti commenti, faccio diverse date, una decina, e ne faremo anche 5 in pista, quindi è stata una bella cosa aver seguito anche un po' più da vicino questo inizio mondiale, aver capito anche un po' la strategia, se vogliamo, di Marquez ieri, o comunque i vari movimenti che ci sono stati, chi guidava al limite, chi magari si è risparmiato un po', è stato davvero interessante, quindi bellissimo. Denise, un tuo punto di vista? Io la penso uguale a Robby, insomma, e sì, si vedono molto le strategie, è molto bello vedere, capire come lavorano tutti quanti e anche che risultati hanno dalla cosa, insomma. Allora, abbiamo ritrovato un nuovo vincitore nel Qatar, sulla pista di Losail, uno che mancava da un po' di anni. Ma non è un vero e proprio nuovo vincitore, perché quest'anno praticamente sta facendo bottino pieno, anche se si abbraccia quella coppa come se fosse la prima mai vista quest'anno. Robby, è veramente imbattibile? Ma guarda, hai detto bene, cioè mancava dalla vittoria in Qatar dal 2014, ma sappiamo che comunque è una pista che non è mai piaciuta tantissimo a Marquez, e più che tutto ha dichiarato lui, poi non so se sia realmente vero o no, perché in gara mi è sembrato ben diverso, comunque che di solito lui si trova meglio sulle curve a sinistra perché riesce ad esprimere comunque il suo modo di guidare, il suo stile di guida, e riesce a far rendere la moto al meglio proprio sul lato sinistro. Qui, essendo una pista molto a destra, soprattutto con le ultime, non le ultime, ma le curve, la tripla curva a destra che c'è nell'ultimo settore, e di solito l'aveva messo in crisi, mi sembra proprio che sia ieri che sabato durante la gara MotoGP non avesse problemi, sprint race, scusate, non avesse problemi assolutamente. Quindi penso che sia stato sì un bel ritorno per lui in Qatar, un ritorno che fa dimenticare anche un po' la vicenda del Texas, che purtroppo non è stata al massimo. Ecco, non mi aspettavo un errore di quel tipo sicuramente da un 8 volte campione del mondo, perché lì ha sottovalutato un po' la condizione. Imbattibile, dovessi dirti, sì. L'unico avversario di Marc Marquez è se stesso, non deve fare errori, perché comunque ha alzato il livello del campionato, ha un'ottima moto come ce l'ha Pecco dall'altra parte, e finalmente guida secondo me una moto all'altezza ovviamente del suo talento, del suo livello. Sì, solo lui, diciamo, secondo me può rovinare delle gare come è successo in Texas, ecco, quello sì, perché altrimenti ha messo anche questa volta messo un bel po' di più di concentrazione di testa per non fare errori stupidi, chiamiamoli così, che poi da fuori è facile parlare ovviamente, però diciamo che ovviamente con il livello di Marquez queste cose non devono succedere. Robby, noi con Denise ne avevamo parlato l'altra volta nell'ultimo post MotoGP, e infatti ti farei fare un recap proprio da Denise per quanto riguarda il nostro pensiero, o meglio il mio, in parte condiviso anche da Denise, che io vedo un Marc Marquez non solo che sta andando fortissimo, ma che sta andando fortissimo con qualcosa in tasca. C'è sempre in una situazione di assoluto controllo. Denise, spiegaci tu col tuo occhio da pilotessa in che cosa abbiamo parlato l'altra volta per quanto riguarda questa dinamica che abbiamo visto. Sì, insomma, abbiamo detto, si vede sempre che magari si contiene a inizio gara,
poi alla fine ha sempre qualcosa in più degli altri, che si tiene alla fine e dà tantissimo, insomma, agli altri, perché magari ci troviamo in gare in cui dà 2 secondi alla fine della gara, però li ha dati negli ultimi 3 giri, ha dato 2 secondi, quindi diciamo che soltanto una persona che ha un qualcosa in più e che se lo tiene in tasca può fare una cosa del genere, perché se no... sì, io penso che sia una strategia, come abbiamo detto prima, una strategia che ha lui, che può avere lui appunto per il talento che ha, per la confidenza che ha con questa moto, perché è un insieme di cose. Adesso appunto ha la moto migliore, si può dire, che è corretta per tutto il talento che ha lui, insomma. Quindi secondo me anche Giacomo questo insieme di cose lo porta ad avere qualcosa in più. Sì. Robby, condividi l'analisi? Sì, assolutamente, anche perché quello che più impressiona di Marquez è proprio in quanto poco tempo riesca a prendere vantaggio, e quando decide di andarsene fa la differenza, ma anche in Texas avrebbe vinto a mani basse, sinceramente, la gara. Quello è stata una disattenzione, anche se vabbè, lui può dire quello che vuole, però è giusto passare sul cordolo in quel modo. Ovviamente si è dimenticato che fino a poco prima della gara di pioggia un po' ne aveva fatta, quindi è facile toccare la parte umida, è facile cadere in quel modo. Lui non deve solo sottovalutare determinate condizioni o pensare magari di dover per forza essere sempre là davanti, anche se il suo spirito è quello. Arriverà magari anche il momento in cui dovrà gestire sicuramente. Adesso con la partenza delle gare in Europa, a partire da Jerez, magari si livelleranno un po' di più le cose, però sai, non è detto, bisogna vedere se Bagnaia riesce dall'altra parte a trovare quel feeling che ancora un po' manca, perché lo vedo un po' plastico sulla moto, non così disinvolto, ecco, come gli anni scorsi. È vero che ha anche un bel po' di pressione addosso, anche se non gliene fanno così tanta, però è automatica la cosa, cioè ti viene, di conseguenza tendi a guidare peggio, secondo me. E quindi Marquez, quello che mi lascia davvero stupito, ma non avevo dubbi perché vabbè, l'ho sempre seguito e conosco bene il suo modo di guidare. Ultimamente la foga di voler arrivare, perché non ha più avuto una moto all'altezza negli ultimi anni, l'ha fatto cadere in effetti un po' troppo. Trovata la tranquillità giusta, in effetti fa impressione in quanto poco tempo riesca davvero a costruire il suo vantaggio in gara, quello sì. Allora, vi sfrutto un attimo per fare un recap dei 2 podi. Sprint race, Marc Marquez, Alex Marquez, poi il papà ci spiegherà cosa gli dà a colazione a questi 2, perché sta iniziando a fare un monopolio della MotoGP. Che prendono loro la mattina. E poi abbiamo una figura, un pilota che si è ben comportato in questo 2025 e che ha fatto 2 volte podio. Sto parlando di Franco Morbidelli. Robby, lo stiamo vedendo rinato, o il fatto di essere in un ambiente, la VR46, conoscere tutto il team, trovarsi in un ambiente diciamo un po' più coccolato, gli sta dando quella serenità per potersi esprimere al meglio? Guarda, penso che il discorso sia molto legato alla serenità, sinceramente, perché al fatto di aver trovato un ambiente che gli piace. Poi alla fine non so quanto lo coccolino, nel senso che sicuramente è considerato in un certo modo, anche perché ha comunque fatto parte dell'Academy in generale, però comunque correre in un'altra squadra, diversa ovviamente dal contorno con cui ti alleni, e soprattutto quando ci sono stagioni non positive come l'inizio per lui dello scorso anno, dove lo stiamo vedendo anche con altri piloti, caduta di ieri a parte, ma anche Martina abbiamo visto quanto sia difficile comunque ritornare ad essere competitivi in una MotoGP dopo un infortunio, dopo una caduta, ritrovare il ritmo di un motomondiale. E Morbidelli l'aveva un po' perso lo scorso anno, quindi e tanti piloti comunque quando cadono, quando hanno soprattutto un infortunio di un certo tipo, ovviamente con i ritmi di un campionato del mondo ci mettono un po' di tempo a tornare. Probabilmente il fatto di correre nel suo team, cioè il team comunque della VR46, facendone da sempre parte, dove si è sempre allenato, lo fa stare meglio. È un pilota che a livello di qualità non ho mai avuto dubbi che potesse dimostrare tanto e andare veramente molto molto forte, quindi ecco, anche qui non sono sorpreso dei risultati, ma allo stesso tempo mi fa davvero molto piacere, perché è una situazione in cui poteva anche trovarsi già 2 anni fa, se vogliamo. Invece
è stato un po' difficoltoso, poi soprattutto il 2024, però non c'è più stata quella, ecco, quella luce che secondo me invece come pilota è in grado assolutamente di accendere, quello sì. Denise, tutto merito di un clima familiare? Io penso come Roberto che sì, si trovi molto bene. Poi Franco stesso dice sempre nelle interviste che lui ha un carattere molto calmo, che ha questo carattere un po' particolare, insomma, ha bisogno delle sue cose, non è così, insomma, e secondo me quando una persona magari ha un carattere molto particolare, quando si sente capito, viene capito, trovano il modo, insomma, di gestirlo, o si sente bene, appunto, magari rilassato, con meno pressioni, poi non lo so perché ovviamente lo sa solo lui questo, però questo sicuramente può aiutare tanto una persona così, credo. Passiamo alla gara. La gara vede sempre il solito Marquez davanti a tutti, poi Bagnaia e Morbidelli. Però Bagnaia e Morbidelli conquistano. Bagnaia aveva conquistato il gradino più basso del podio, ma conquista il secondo posto per la retrocessione di Maverick Viñales, che fa un weekend straordinario, fa una gara favolosa, l'abbiamo visto come non mai quando switcha sull'on. Maverick è veramente incontenibile, ma può essere tutta questa differenza, e chiedo a voi due che siete dei piloti, specialmente tu Robby che hai guidato quel tipo di moto con quel tipo di gomme prototipo, lo 0-1 bar può fare quella grande differenza da portarlo a fare una gara da top rider? Ma allora sicuramente se si vuol guadagnare un po' più di impronta a terra, magari giocare come si faceva in passato con le pressioni, rimanendo anche più basso, parlando soprattutto della gomma posteriore, ovviamente con potenze anche di un certo tipo dove hai bisogno di trazione, può cambiare sicuramente. Proprio dire che può cambiare così tanto perché sinceramente il regolamento legato alle pressioni è nato anche un po' per il discorso sicurezza, proprio perché si giocava forse fin troppo in certi casi con scelta individuale anche del team, cioè mi è capitato anche di vedere situazioni in passato che andassero a cercare un qualcosa magari meno appunto di pressione, anche non consigliato dal costruttore, per far guadagnare i grip, però più aumenta la potenza, più comunque si hanno moto di cilindrata grossa, più il rischio anche che il posteriore possa stallonare o ci possano essere problemi, perché di conseguenza poi la gomma se patina tanto va anche a scaldare tanto e quindi va poi a fare l'opposto, la pressione può salire tanto in proporzione se la si tiene anche troppo bassa. Quindi io sinceramente questa cosa delle pressioni va bene un controllo, però la ritengo un po' non lo so, un po' eccessiva, perché tutto questo vantaggio no, secondo me non l'ha avuto dalla pressione, anzi proprio perché Viñales frenava molto bene ad inizio gara, cioè mi ha sorpreso il bilanciamento della sua KTM perché i trasferimenti di carico erano davvero incredibili. Se si riguarda la gara nel dettaglio, soprattutto frenata di curva 1 e ultima curva, le due staccate più impegnative di Losail, lui aveva una moto davvero stabile con un trasferimento di pesi molto controllato, molto gestito in proporzione rispetto agli altri, ecco, quindi ecco, un po' meno carico sull'avantreno anche nella fase iniziale di frenata gli ha permesso proprio di essere molto efficace nella prima parte della gara. Però dopo, quando sono calate le gomme, e le gomme sono calate, soprattutto quella posteriore, si vedeva chiaramente, ma la KTM tende a consumarle ancora tanto e quando perde grip la gomma posteriore, soprattutto in frenata, quella moto sembra non fermarsi più. Infatti nella gara sprint la scelta della gomma soft non ha pagato assolutamente perché dopo 3 giri erano nettamente in crisi, quindi domenica con la gomma media è andata meglio, però quando è calata comunque Viñales l'abbiamo visto arrivare lungo al Torrentino, la curva 6 più di una volta e tanta fatica in più a tenere la moto in traiettoria, quindi cosa vuol dire? Che patinando anche in quel modo in più ha perso anche trazione, quindi patinando anche in uscita, intraversando in ingresso e patinando in uscita la gomma posteriore ha scaldato ancora di più e la pressione sarà anche salita. Ecco, adesso non ero purtroppo io a vedere le pressioni, però mi ha dato proprio l'idea che per lui fosse molto più difficile la parte di fine gara, da metà gara in poi fosse molto più difficile controllare la moto, quindi anche avesse giocato diversamente all'inizio con la pressione, dopo non ha sicuramente avuto nessun vantaggio, anzi anche
diciamo che è stata anche peggiorativa la cosa, proprio perché si crea poi uno sbalzo anche notevole su una moto di quel tipo, che magari è un po' meno equilibrata ad oggi rispetto a una Ducati con l'usura delle gomme andando avanti durante la gara, ecco che ha pagato secondo me in negativo la cosa. Quindi quel regolamento lo rivedrei sinceramente, fossi io ovviamente a decidere, più improntato sulla sicurezza mi sta bene, però ecco, certe cose eccessive non starei a guardarle così tanto nel dettaglio. Mi sembra che sia un po', perché sai, poi chi non capisce dice ma ecco perché andava forte, perché aveva quello 0-1, ma sinceramente una differenza così no. Ieri Viñales ha guidato, sappiamo bene che lui ha un talento incredibile, quando in palla va fortissimo, quando l'umore soprattutto non va, malissimo, anche oltre il 15° 20° posto. Proprio quello dimostra che è un pilota di un grandissimo talento, perché quando è a posto e a posto anche la sua testa, fa una differenza enorme, quello sì. A me è piaciuto tantissimo, non ricordo benissimo se è stato a 7 giri dalla fine, quando si è vista che la moto non si fermava più a centro curva e quindi doveva entrare molto più interno per fermarla di forza e poi girarla dentro. Sì. Cioè, a me è piaciuto quei 2 giri in cui si è abituato alla nuova moto, diciamo, a come reagiva nuovamente la moto, Sì. e è iniziata a dare gas sfruttando un'altra moto. Cioè, è come se aveva una moto fino a 7-8 giri dalla fine, poi a 7-8 giri dalla fine, ok, mi ritrovo con un nuovo setting, devo cambiare stile di guida. Denise, l'hai vista anche tu? Sì, sì, sì. No, è impressionante come lui quando sia in giornata, perché come ha detto Roberto, quando è in giornata è fotonico, quando è in giornata è proprio una cosa bellissima da vedere. Cioè, lui si adatta, ha guidato, quindi anche secondo me il discorso della pressione delle gomme, se lui non fosse stato in giornata, oggi con la pressione in più, pressione in meno, non sarebbe arrivato lì. Se avesse avuto la pressione giusta, sarebbe arrivato comunque lì. Quindi diciamo che sì, più che altro io penso che la penalità che danno per quel 0-1 sia eccessiva, perché comunque si è trovato 14°, gli hanno dato 16 secondi di penalità. Non è che gli hanno dato 4 secondi di penalità per 0-1, gli hanno dato 16 secondi, è tantissimo. Roby, visto che finalmente, a furia di parlare con voi piloti, inizio ad imparare qualcosa anch'io. Ma spiegaci un po' tecnicamente che cosa significa cambiare il proprio stile di guida mentre si è in gara. Cioè, perché un discorso è farlo sul divano con la PlayStation, un discorso è farlo mentre sei a 300 all'ora, capire come reagisce la moto e immediatamente dire ok, devo sfruttare quest'altra parte. Come riuscite voi piloti a percepire immediatamente quali sono i punti nuovi, forti da sfruttare? Infatti non è immediata la cosa, hai detto come fate a capire immediatamente, ma purtroppo almeno per me non è stata immediata quando mi è successa questa cosa, quando mi sono dovuto adattare a dei cambiamenti notevoli in gara dovuti alle gomme, dovuti magari a una combinazione di moto e gomme. C'è chi magari a livello anche di talento, ecco, è stato sempre più in grado di interpretare questo cambiamento, gestendolo magari con migliori movimenti del corpo o anche per conoscenza migliore della moto che stava guidando in quel momento. Quello sicuramente aiuta tantissimo, perché tante volte uno va forte, riesce a fare il tempo per, ma anche, non dico un giro, però anche 5, 6, 7 giri, ma si lavora magari meno nella seconda parte, per la seconda parte della gara, parlando appunto di gare comunque già di una certa lunghezza e durata. E poi quando si arriva in quel momento ci si trova in difficoltà perché non si è mai sperimentato prima, anche a ritmi più blandi, diciamo, sicuramente meno incisivi, ma la differenza a livello di usura gomme e combinazione con la moto. Io questa cosa l'avevo sofferta tanto, abituato al due tempi, alla 250, che a livello di rigidità moto era una lama di coltello, per dire, comunque era molto precisa e tagliente da quel lato, con le gomme Dunlop che avevano già allora una carcassa rigida, decisamente rigida. L'anteriore a livello di caratteristica non era troppo diverso dalle Dunlop di oggi, che ho anche utilizzato nel mondiale Endurance, quindi gomme che comunque quando entri in pista devi spingerci su, il fatto anche solo di aspettare qualcuno per attaccarsi e far raffreddare la gomma e poi è facile cadere, ecco. Quindi abituato a gomme di quel tipo con carcasse rigide e precise, abbinato a una moto comunque rigida come il 250, quando sono passato poi
in Superbike con Ducati, con la Ducati 999, quindi comunque con un telaio a traliccio, con un motore portante, di conseguenza che faceva parte lui del telaio, e le gomme Pirelli con carcassa morbidissima, parlo comunque del 2006, uno dei primi anni anche di Pirelli nella Superbike, e pressioni diverse, una moto che sembravano stesse in strada all'inizio, per me abituato a tutt'altro, con un motore quattro tempi dall'altra parte, quindi il motore quattro tempi bicilindrico tra l'altro, con un freno motore incredibile. Ecco, lì ero andato davvero in crisi, perché la moto, quando ho cominciato ad abituarmi un po', cambiava continuamente. Dopo i primi 5 giri, primo calo della gomma posteriore, poi al 10° giro nuovamente, ora di arrivare al 20° avrei dovuto già cambiare stile di guida 4-5 volte. Però mi ha insegnato tanto, perché in effetti successivamente, dopo aver corso un po' di anni in Superbike, ho avuto la possibilità di ritornare nel motomondiale in Moto2, di nuovo con un telaio molto simile alla 250, quindi rigido, con la Sutter, la prima Sutter Moto2, caratteristica proprio di quella moto, davvero molto rigida nella zona canotto di sterzo, parte frontale, e mi ricordava la 250 nuovamente con gomme Dunlop. Però mi ero talmente abituato dall'altra parte a usare di più il corpo nei movimenti della moto, che in fondo mi ha fatto bene, perché da più statico che ero all'inizio, anche perché la 250 richiedeva quello, anche maggiore aerodinamica, ecco che anche sulla Moto2, soprattutto quella dei primi anni, dal 2010 al 2012, mi ero adattato molto di più e continuavo a cambiare stile di guida anche durante la gara. Quindi questa cosa, per risponderti, è una cosa che varia da pilota a pilota. Secondo me c'è chi, appunto, per talento eccetera, si adatta magari più facilmente al cambiamento della moto durante la gara, chi ha bisogno di qualche giro o un po' più di tempo. Vignales ieri è stato comunque molto veloce, perché alla fine ha fatto fatica per un paio di giri, ma dopo è tornato sotto e ha cominciato di nuovo a girare in 52 alto, 53,0, quindi su tempi davvero notevoli. Questo un po'. Allora, entriamo un po' in quello che è stata la polemica della gara lunga. Alex Marquez perde il punto di frenata e centra Digia. Denise, Sì. semplice incidente di gara, qualcosa in più, foga, la voglia di non far scappare davanti il fratello, le accuse di Digia sono solo l'adrenalina del momento? Io penso che sia una cosa che può capitare, perché sul momento, quando appunto sono tutti a fare la gara, tutti vogliono arrivare primo, quindi ovviamente si cerca, specialmente inizio gara, di passare più persone possibili. Sì, sicuramente Di Giannantonio sarà stato arrabbiato per la cosa, perché giustamente non è stata colpa sua, e quindi di conseguenza magari la foga del momento, l'adrenalina, tutto quanto, ha parlato come ha parlato, insomma. Però penso che possa essere un incidente di gara, non penso sia un qualcosa fatto voluto o altro, insomma. Diciamo che può capitare, è sempre capitato in tutta la storia delle corse, quindi penso sia un qualcosa che può capitare. Sì, Dario ci dice ottima mira, però l'ha preso in pieno. Ma, io l'ho riguardata la cosa, perché la stavo commentando. In effetti sono d'accordo sull'incidente di gara assolutamente, perché praticamente Marquez, essendo a destra in quel lungo curvone, che con le Moto 3 e Moto 2 non è neanche una curva, si fa in pieno, si arriva fino a mettere fino alla quinta marcia, uscendo di seconda dalla curva numero 10, che era quella prima a sinistra lunga, e poi basta, poi si scala in quarta, si entra nella curva dove appunto dall'immagine vediamo Di Giannantonio esterno e nella via di fuga insieme ad Alex Marquez. Cosa succede con la MotoGP? Si arriva decisamente molto forte, tant'è che la ruota posteriore, inclinando leggermente la moto, perché non è una gran piega quella sulla sinistra, però tende comunque a patinare, e non è così facile da tenere la moto in pista, nella traiettoria giusta per fare il cambio di direzione e impostare la curva destra. L'impressione nel rivederla ieri è che Di Giannantonio abbia perso un po' il riferimento di frenata, perché è arrivato lungo anche lui, e Marquez, che era a destra, alla sua destra, era coperto da Di Giannantonio, leggermente piegato in carenatura, in cupolino, non poteva vedere il riferimento, cioè Alex Marquez si è basato sul riferimento di Giannantonio, che ha staccato un po' dopo, non tanto, però Marquez ha proprio perso completamente il suo riferimento, cioè se Di Giannantonio ha frenato un po' dopo, ha chiuso il gas, e Marquez era ancora a gas pieno, con velocità e potenze da MotoGP, rimanere quell'attimo di più a gas pieno vuol dire fare una differenza enorme.
e non ha più saputo controllare la moto. Sicuramente c'era anche della foga, perché era magari un po' appannato in quel momento, ma è anche normale, perché vuoi rimontare, vuoi fare il risultato che ti spetta, perché ne aveva tutte le possibilità e capacità. Quindi secondo me è stata tecnicamente più una perdita di riferimento di Giannantonio inizialmente, non così grossa, che però di conseguenza ha penalizzato anche Alex Marquez, che ha perso tanto il riferimento di frenata e alla fine troppo lungo l'ha centrato in pieno. Ovvio, l'ha centrato anche forte, perché non riusciva a chiudere la curva. Questo è un po' quello che è sembrato a me, però ovviamente è un'impressione mia. Lungo questa sera è arrivato anche il nostro ospite Andrea Perriccioli. Ciao Andrea, attivati il microfono. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, Chiedo buonasera. umilmente scusa per il ritardo, anche a scuola ero solito arrivare sempre sul suono della campanella, ora ho sforato, chiedo scusa. Un saluto No, a stavamo tutti. facendo un pochettino il recap per quanto riguarda questa MotoGP e siamo arrivati all'incidente di Digia e Alex Marquez, con Alex Marquez che prende in pieno l'incolpevole di Giannantonio. Ma ahimè, un'immagine che non avremmo voluto vedere in questo Gran Premio è questa qua. Martin a terra, tra l'altro con una brutta conseguenza, una caduta che ha portato brutte conseguenze e che allungherà ancora di più i suoi tempi di rientro. Robby, Denise, Andrea, vi chiedo il vostro punto di vista. Un pilota, quando parte così una stagione così sfortunata sin dall'inizio, come fa dal punto di vista mentale a reagire? È tanta la fame di ritornare lì davanti o si hanno dei momenti in cui dici forse sto rischiando troppo? Robby, parto da te. Ma sicuramente, certo che non dico ripensamenti, però un pensiero vabbè, a parte il rischio di ieri, però in generale di come è iniziata questa stagione, altro che se ce l'ha Martin, cioè sarebbe da passare direttamente al 2026 per come è iniziato il tutto, basta, si rimette vacanza e finita la storia, perché è partita davvero male. Però pensandola da pilota devo dire che ovviamente da un lato la voglia di riscatto ovvio che cresce, anche perché la sfida è importante, la sfida è essere andato sulla Priglia, aver cambiato completamente ambiente, avere sì magari l'appoggio di un paio di tecnici che comunque aveva anche prima in Ducati, che però hanno fatto un po' la sua stessa scelta, cioè comunque un cambiamento a livello di moto, di riferimenti, di tutto. Quindi io penso da pilota dovessi dirti, penso che la voglia assolutamente non manchi di tornare, di dire posso anche, non dico aver sbagliato scelta, perché alla fine è stata praticamente obbligata, e la Priglia secondo me rimane una gran moto, anche se quest'anno c'è da dire che un po' di fatica la sta facendo, tant'è che l'esordiente più veloce rimane, cioè il pilota più veloce rimane sempre un esordiente che augura. Quindi secondo me le altre moto sono cresciute, stanno comunque crescendo, il livello è molto alto del campionato, lo sta dimostrando Marquez, sta dimostrando cosa sta facendo, e quindi quella voglia di fare non ti passa assolutamente, però ecco, qualche pensiero purtroppo negativo ce l'ha e ce l'avrà avuto Martin sicuramente, ma già prima di questa brutta caduta di ieri, quello sicuramente. Però non è uno che si arrende, quello sicuro, anzi adesso passerà il tempo che deve passare, ma sono sicuro che potrà tornare in forma e anche competitivo, come poteva però essere competitivo adesso, che è in un prestagione. Cosa ha fatto? 14 giri su quella moto, manco ha girato, manco si è allenato nel modo giusto per un campionato. Ieri purtroppo la vedo anche un po' come situazione sfortunata, perché può capitare la caduta, la scivolata, è andato molto largo in quella curva, ha perso aderenza sul cordolo ovviamente, ma la sfortuna è che Di Giannantonio era dietro e l'ha preso. E tante volte le cose vanno così, ma a parte le gare in moto, ma dappertutto, ci sono alti e bassi. Quindi tornerà, è competitivo sicuramente. Denise. Io credo sia stato molto sfortunato, insomma, in questo inizio di stagione, e per prenderla un po' più ampia, insomma, sono convinta come Roberto che lui caratterialmente, insomma, tornerà e tornerà forte, perché è un ragazzo, insomma, che si impegna. Vedi anche quando ha perso il mondiale 2 anni fa,
la prima cosa che ha detto è stata: l'anno prossimo lo vinco io. Quindi diciamo che è un ragazzo che ci crede, lavora tanto, si impegna e comunque caratterialmente molto forte. Prendendola un po' più ampia, io penso che in queste situazioni qui, a livello tutti i piloti, io penso che sia carattere, il modo di gestire la cosa, se uno si butta più giù o si la prende più come una spinta, uno spronarsi, penso che sia tutto dovuto dal carattere, dalle persone che ti scegli attorno, da tante cose, insomma, un insieme di cose. E quindi insomma credo questo, ci sono persone che magari potrebbero buttarsi più giù, persone che invece possono prenderlo già di loro, di default, da dire questo mi sprona a lavorare ancora di più perché voglio tornare ancora più forte, però penso che sia un qualcosa che dipenda tanto dal carattere e penso che la bravura in questo, per ogni persona, ogni pilota, sia il scegliersi le persone giuste attorno sulla base anche del carattere che si ha, perché se magari una persona va tanto giù di testa, avere persone attorno che ti danno una mano a stare su è quello che ti può fare la differenza, insomma, in una situazione come questa. Andrea, tu che di piloti ne hai visti tanti, ne hai vissuti tanti. Ma sì, io chiaramente non posso che andare d'accordo con il ragionamento di due piloti di grande esperienza, e io mi posso basare su una riesamina più da un punto di vista giornalistico, perché da fuori oggettivamente tornare dopo 2 infortuni nel giro di pochissime settimane, infortunarsi di nuovo, insomma, a livello psicologico è una mazzata dura da digerire. Poi anche secondo me credo che Martin, essendo uno sportivo, non molla, perché gli sportivi alla fine con gli infortuni devono farci conti quotidianamente. Chiaro, ti può tagliare le gambe, perché lui aveva preso questo fine settimana come un test, fondamentalmente non aveva grossi riferimenti con questa moto, stava migliorando in gara, non è che gli potessimo chiedere di arrivare subito a giocarsi la vittoria, stava facendo i suoi progressi, adesso deve ripartire da capo, insomma sarà un recupero, ora ancora non si sa bene le tempistiche, ma perderà altre gare sicuramente, quindi cioè, si fa male a tracciare un bilancio dell'avventura di Martini in Aprilia. È un grosso dispiacere, perché alla fine perdiamo il campione in carica della MotoGP, cioè il pilota con il numero 1, quindi a livello mediatico la MotoGP sotto questo punto di vista ci perde tantissimo, fermo restando che là davanti la lotta per la vittoria comunque ci sta riservando vari spunti di interesse. Per chiudere questo post MotoGP prendo la domanda di un nostro follower. Chiede a Rolfo, grandissimo nel 2003 con la bellissima Honda 250 del team Fortuna, Bagnaia ha oggettivamente la possibilità di giocarsela nelle prossime gare con Marc Marquez o lo vedi troppo distante? Praticamente è la domanda che si sta facendo tutto il mondo. Beh, intanto grazie per il grandissimo e per la domanda anche sì, dei ricordi anche quelli della 250 di quegli anni. Ogni tanto mi riguardo, anzi spesso qualche gara, qualche spezzettone di gara. Ma allora sì, beh, ce lo auguriamo. In effetti io mi auguravo già che potesse cominciare un campionato con un testa a testa, almeno per i due piloti che sulla carta hanno la stessa moto a livello di potenziale. Io sono convinto di sì, cioè Bagnaia ha bisogno di trovare un po' di fiducia in più, fiducia che può arrivare dal feeling con la moto, dalle sensazioni di tornare a guidare magari con una certa sicurezza, perché un po' gli manca anche la caduta delle qualifiche, è una caduta abbastanza chiara, ha frenato molto forte, è arrivato lungo, era fuori traiettoria, ha inclinato la moto con i freni in mano, è andato giù. Lui quando è caduto si è chiesto anche perché, cioè non ha realizzato al momento, poi dopo l'ha detto anche lui che comunque stava spingendo forte, stava cercando ovviamente di migliorare il suo tempo. Succede questa cosa quando si è a rincorrere, ovviamente Marquez è partito in un certo modo, agli occhi addosso Marquez dall'inizio, proprio dai test invernali, perché tutti se lo aspettavano molto competitivo, e di conseguenza Bagnaia dall'altra parte psicologicamente secondo me la cosa l'ha comunque un po' patita, anche se
ha avuto delle reazioni molto belle, sta comunque correndo da campione, assolutamente, perché non è in una posizione facile. Il talento e le capacità le ha tutte, quindi io me lo aspetto più competitivo a partire dall'Europa, assolutamente sì, e lo vedo poi arrivare a battagliare con Marquez, quello sicuramente. È vero che Marquez ha alzato un po' l'asticella, perché dicevamo anche all'inizio della puntata che della diretta, scusa, che niente, quando vuole va via e la differenza la fa in pochissimi giri, quello è vero. Però con i riferimenti che ha Bagnaia, con i campionati vinti, può secondo me arrivarci, correndo in maniera diversa. Se Marquez mi viene un po' da dire, è molto talentuoso, nel senso che ha proprio un modo di guidare anche talmente separato dalla moto, proprio che si adatta un po' a tutte le condizioni. Bagnaia invece dall'altra parte ha bisogno di avere una moto a posto, di tanta precisione in più in determinate situazioni di feeling proprio con la moto, però è quello che poi rende anche molto bello il suo stile di guida, la pulizia che ha proprio nel pennellare le curve, quindi secondo me ci arriva, magari ci mette un attimo più di tempo, ma ci arriva. Ovvio che dovessi dirti adesso il favorito rimane Marquez per me, e più veloce di Bagnaia, quello sicuramente, e solo Marquez può perdere il mondiale, quello sì, solo se stesso può perdere, con se stesso può perdere. Denise. Sì, io penso la stessa cosa. Per me resta sempre impressionante il come lui faccia la differenza in 3 giri, perché quella, come abbiamo già detto prima, è un segno di una padronanza assurda, insomma, di tutto ciò che fa. Sì, io spero che possano giocarsela molto di più, insomma, dalle gare europee. Credo anch'io che dall'Europa questa cosa avverrà, insomma. Poi so che comunque la Ducati, appunto, come diceva Roby, lui si deve trovare un po' di più magari con la moto. Adesso non si trova ancora al 100% con questa moto qui. Pecco, so che stanno facendo tanti test, insomma, tante prove per capire, insomma, come dargli una mano, quindi io sono convinta che quando troverà un po' la quadra della situazione, nel modo di mettersi nella condizione almeno di riuscire a trovarsi bene con questa moto, magari riuscirà a battagliare un po' di più con Marc. Andrea, sei tu anche della stessa idea? Sì, cioè, so che quello che sto per dire è molto riduttivo, però cioè, fondamentalmente abbiamo il pilota più forte sopra la moto migliore. E cioè Marquez in questo momento è in uno stato di grazia psicofisico incredibile. Cioè anche ieri, nonostante la pressione di Viñales, di Bagnaia, ha dato sempre la sensazione di avere tutto sotto controllo. Quindi anche in piste, tra virgolette, un po' più scomode, come magari può essere Jerez, anche secondo me lui partirà con i favori del pronostico. Bagnaia finora ha corso in difesa, lo ha detto lui stesso, ancora non ha la moto perfettamente tra le mani. Sono curioso di vederla appunto ai Reds, perché fin dai test prestagionali lui ha detto aspettiamo i Reds, vediamo a che punto sarò lì. Quindi il prossimo appuntamento sarà un po' un crocevia fondamentale, anche se siamo solo all'inizio della stagione per Pecco e per le sue ambizioni mondiali, perché se anche Marquez dovesse uscire con una doppietta tra sprint e gara lunga ai Reds, insomma le cose si complicherebbero e non poco. Carlo, che è pronto per entrare perché a momenti passeremo alla World Superbike, dice quando il pilota migliore sale sulla moto migliore, le gare sono già decise. Ma Carlo, non è vero proprio così, perché l'abbiamo visto con un World Superbike che non è che è andata proprio per come era scritta, ma ne parleremo immediatamente dopo la sigla. Io ringrazio Denise per essere stata qui con noi, ringrazio Robby Rolfo per essere stato di nuovo qui con noi a Crazy Motor Life per parlare di questa MotoGP. Andrea, tu rimani con noi, penso. Assolutamente. Rolfo, Robby, grazie. A te, grazie Giacomo, grazie a tutti. Ciao Denise, ciao Andrea. A Ciao. presto. Ciao Denise, anche a te, che tu ti devi andare via per gli allenamenti, e noi partiamo con la World Superbike.